Ben ritrovati, oggi vi parlo di due inchiostri prodotti da MD. MD la conosciamo principalmente per la carta, per questi blocchi di estrema qualità. MD, Midori, Traveler Company, la galassia è quella. Arrivano degli inchiostri che insomma tutto sommato mi hanno incuriosito poco al lancio, perché ho immaginato che si trattasse squisitamente dell'operazione commerciale. Ho la carta, produco anche la mia penna stilografica col marchio, vabbè, mettiamoci gli inchiostri perché così vendo anche quelli. In realtà poi provandoli ho cambiato idea. Innanzitutto una tavolozza di colori interessante. Ci sono tutti i colori primari, quelli principali, ma con le sfumature, con anche delle intensità un po' diverse dal solito. Il calamaio è un classico calamaio da 30 ml, ce ne sono tanti in giro. Il prezzo però, insomma, non lo pone, non lo colloca fra quelli più popolari, perché comunque stiamo parlando di 19 euro per 30 ml. Se lo confrontassimo in un calamaio da 50 ml, il costo sarebbe di 32 euro. Insomma, è quasi il doppio di un Edelstein. Quindi mi aspetto che ci sia moltissima qualità. E allora lo dico subito, ce n'è, forse non moltissima, bisogna valutare bene all'acquisto. Il produttore ci dice che la gamma dei colori è ispirata a tutta la stationery MD, a partire dalla penna, blocchi, blocchetti, quaderni, insomma quello è un po' l'ambito. E in effetti sono tinte, ve l'ho detto, non proprio base, sono abbastanza ricercate, questo sì, gli va riconosciuto, ed anche la formulazione non mi è dispiaciuta. Poi certamente può essere che in fase di sviluppo sia stato richiesto che possano abbinarsi meglio su quel tipo di superficie del produttore le carte MD, sebbene le stesse MD dispongano di finiture a volte diametralmente opposte, carte lisce da una parte oppure molto con la fibra esposta, come per esempio la carta cotone. Quindi non è facile mettere tutti d'accordo. Io li ho provati tanto con la Dip Pen di MD, tanto con le stilografiche, quanto con anche i pennini ad intinzione. E per comprendere se è vero quello che così avevo in mente, li ho provati anche su carte con finiture molto diverse da questo magnifico taccuino che è un blocco per messaggi con una carta ispirata veramente a quella di un tempo, cioè una carta fatta a mano, fino alla carta più liscia come può essere una Midori oppure una Rhodia addirittura. Il comportamento mi ha sorpreso per due aspetti, visto che sono due inchiostri, quelli della prova di oggi, l'orange e il grey. L'orange mi ha colpito per la sua qualità del pigmento. Non è facile realizzare degli inchiostri chiari, perché questo comunque è un arancione chiaro ma saturo, però che mantengano questi inchiostri chiari un bello spettro, una bella gamma dinamica, un arancione in questo caso che colpisce anche una volta che si è asciugato. Beh, non tutti ci riescono, qui ci si riesce, motivo per cui purtroppo da mettere sul piatto della bilancia ci siano anche sul tappo del calamaio parecchi residui, quindi attenzione, perché sono gli stessi che poi ritroviamo anche sul nostro pennino, sull'alimentatore, ad inficiare un pochettino la scrittura. Tutto questo per dirvi: pulite bene la penna quando non la usate, soprattutto in estate, occhio che non si secchi se il tappo non chiude così bene, insomma un po' di accortezze. L'altro invece è l'inchiostro grigio. Questo mi ha colpito, sì certo per la sua tinta, un bel grigio, non sono un appassionato di questa tonalità, ma questo mi è piaciuto, ma più per le sue doti funzionali, perché scrive bene un po' su tutte le penne. Scrive bene, di un inchiostro insomma non è così appropriato, ma si comporta bene un po' su tutti i pennini, da quelli sottili dove
scurisce un pochettino e si avvicina quasi ad un nero chiaro o ad un grigio scuro scuro, ma anche sui pennini più larghi. Io l'ho provato su degli stab dove riesce a coprire tutta la richiesta del flusso di un pennino generoso, ma anche viene steso sulla carta in modo molto omogeneo e insomma risulta piacevole tanto nell'utilizzo quanto poi nel riscontro visivo a posteriori. Ne è una valida testimonianza l'utilizzo su questo blocco Canson, una carta che nasce per il disegno, per lo schizzo, sulla quale io lavoro parecchio, spesso intendo dire, perché comunque mi piace la tonalità, mi piace anche la sua finitura. Una carta che non premia tutti i pennini, ma guardate questo gray, questo grigio della MD come si comporta acquistando ancora più saturazione, ma poi viene steso bene. Al pari è comunque anche dell'arancione, che magari mi piace meno dal punto di vista dinamico, ma garantisce una qualità nel colore, cioè nel suo pigmento, nella sua formulazione, che una volta seccato rimane e quindi bene, vuol dire che si tratta di un buon prodotto. Validi anche sui pennini ad intinzione dove acquistano ancora più saturazione, più profondità. Insomma, in ultima analisi direi che sono dei buoni inchiostri. Certo, si fanno pagare, allora ancora una volta la scelta spetta soltanto a noi, al nostro giudizio, vale la pena, non vale la pena, insomma ciascuno di noi possiede la risposta. A voi tutti amici, grazie ancora una volta per aver seguito i video e l'appuntamento è alle prossime recensioni. Saluti inchiostrati a tutti.